Ho visto per la prima volta la Nord Corea, l'unico paese al mondo che non posso visitare. In realtà non sono stato proprio in Corea del Nord, bensì in quella terra di mezzo che si chiama DMZ, ovvero zona demilitarizzata di confine tra i due paesi di 2 chilometri da ambo i lati. Quello è uno dei confini più militarizzati al mondo, anche se si chiama DM Zone, zona demilitarizzata. E io non so manco se posso stare fino a qua, quindi è meglio che scendo. Qua sotto c'è un tunnel che è stato scavato e sul quale si può arrivare fino a, proprio al confine. E qua sotto c'è questo tunnel. È la terza galleria di infiltrazione, scoperta nel 1978 e progettata per consentire il passaggio dei soldati nordcoreani verso la Corea del Sud. La galleria è lunga 1,5 km e larga abbastanza per permettere il passaggio di 30.000 soldati in un'ora. E oggi rappresenta una delle tappe turistiche più significative di quest'area di confine, che dista appena 40 km da Seul, ci si mette circa un'oretta per arrivare. Seul si trova qua. E questo è il confine. Tanti checkpoint di controllo e il ritiro dei passaporti da parte dei soldati. È divieto di scattare foto e video. Ma il contrasto tra la commercializzazione del tour, dove ti vendono tutto, persino i soldi nordcoreani a prezzi esorbitanti, e la triste realtà della divisione tra il nord e il sud della Corea è talmente stridente che per motivi di cronaca ho deciso di disattendere il divieto, riprendere e farvi vedere tutto. Aspetta un attimo, se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale, segui questo canale di informazione. Trovi un sacco di storie e notizie interessanti ed è gratis. E adesso continuiamo con la cronaca dalla Corea. La Corea del Nord confina per un breve tratto con la Russia e poi con la Cina, di cui Datong è la città di confine più importante per entrare nel paese. Ma il suo confine più famoso, da cui invece non si può accedere, è ovviamente quello con la Corea del Sud. Perché fino al 1900 esisteva una sola Corea. Poi questa fu annessa al Giappone e alla fine della Seconda Guerra Mondiale fu divisa in due paesi da due ufficiali che posero temporaneamente il confine lungo il 38° parallelo, ma che a causa della Guerra Fredda questo è diventato permanente. Qui alle mie spalle è la zona demilitarizzata di 2 chilometri da parte a parte dei due paesi. E poi qui c'è il ponte che una volta era parte della ferrovia, qui è rimasta la ferrovia dove l'hanno conservata, e qui c'è un ponte, c'è il ponte della ferrovia che portava il treno quando insomma le relazioni c'erano tra i due paesi dal sud al nord. E accanto al ponte della vecchia linea ferroviaria c'è il ponte della Libertà, utilizzato nel 1953 per il ritorno dei prigionieri di guerra in Corea del Sud, decorato oggi con nastri di preghiera. Qui siamo al punto di osservazione della Corea del Nord. Offre una vista desolante di una città fantasma di confine nel nord, dove spicca una delle bandiere più grandi al mondo. Ma è abbastanza difficile da vedere, per la verità. La città sembra deserta e silenziosa, lontana dal baccano che c'è invece qui, tra migliaia di turisti al giorno che pagano un biglietto di 50 euro per vedere l'inquietante e surreale territorio nordcoreano. Ed è incredibile come due paesi che condividono la stessa cultura, la stessa lingua, le stesse tradizioni, sono divisi da questo confine che si chiama demilitarizzato solo nel nome, perché ci sono 2 chilometri in cui non ci sono armi, ma poi è tra i più militarizzati al mondo. E tutta questa zona oggi, che è una delle più turistiche di tutto il paese, se non probabilmente la più turistica di tutto il paese, in realtà è fatto su qualcosa che fa così soffrire, che divide due paesi. Questo è il punto più vicino sulla terraferma dove posso stare per vedere dall'altra parte la Nord Corea.
Ritorno a Seul. E vado a ballare fuori la sera con i miei amici coreani, che sono lontani anni luce dalla paura di una guerra. Corea del Nord e del Sud sono tecnicamente in guerra, anche se nessuno qui a Seul, delle persone con cui ho parlato, ha mai pensato a che cosa fare realmente in caso di una guerra. Ci sono anche tanti rifugiati aerei ben evidenziati in caso di attacco della Nord Corea. E questo, sono pronto. È un garage. È un garage. Solito. È una metro. Io sono andato in alcuni di questi, che sono in realtà infrastrutture comuni, parcheggi sotterranei, metro o centri commerciali ad esempio, che non sembrano adeguatamente attrezzati per una vera emergenza. Quello che mi porta a casa, dopo essere stato nel confine più militarizzato del pianeta, che si chiama quasi ironicamente invece zona demilitarizzata, a breve distanza da Seul, una delle capitali dell'economia mondiale, è che le persone, qui in Corea del Sud, sono andate avanti. A Seul nessuno parla della Corea del Nord, ma hanno invece usato quella sofferenza per trasformare una terra devastata in una metropoli vibrante con una delle culture più belle al mondo, dal K-pop alle serie TV fino alla tecnologia. Grazie di avermi seguito fino a qui, io sono Damiano Crognali, se ti è piaciuto questo video guardane un altro su questo canale, iscriviti e segui questo canale ed entra nella mia redazione a questo indirizzo qua. Per oggi è tutto e noi ci ritroviamo nella prossima cronaca. Ciao!